Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo 3 ricette, o meglio 3 idee perché chiamarle ricette è un pochettino troppo, semplicissime, fatte con la pasta sfoglia e le mele. Sapete quando vi capitano le amiche all'improvviso e non ci avete niente da offrire? Oppure, che ne so, i ragazzi vogliono far merenda e non avete niente di pronto in casa? Con queste risolvete, perché un rotolo di pasta sfoglia in frigorifero solitamente lo teniamo, le mele non mancano mai, si preparano in 15-20 minuti massimo e quindi potrebbero essere la soluzione. Cominciamo! Fiocchetti di pasta sfoglia e mele, quindi prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Con una rotella per pizza o un coltello la tagliamo prima a metà nel senso della lunghezza e poi in 3 parti per ottenere 6 quadrati più o meno uguali. Poi cosa facciamo? Incidiamo gli angoli più o meno a 1 centimetro dal bordo e faccio così con tutte le sfogliette. A questo punto aggiungo un velo di marmellata qui al centro. Io utilizzo la marmellata d'albicocche, ma va benissimo con qualsiasi gusto, quello che più vi piace. A questo punto prendiamo una mela, io preferisco sbucciarla, ma se volete potete anche lasciare la buccia. Eliminiamo il torsolo e la tagliamo a fette di circa mezzo centimetro di spessore. Ora appoggiamo le fette di mela al centro della sfoglia, sopra la marmellata, e tiriamo su gli angoli opposti e chiudiamo, sigillando con le dita, a formare un fiocchetto. Già così sono dei bei fiocchetti, ma le arricchiamo con delle ciliegie candite che mettiamo al centro. Prima di metterle in forno, una bella spolverata di zucchero semolato sopra. Facciamo cuocere a 180 gradi col forno ventilato per una ventina di minuti. Eccole pronte. In ultimo una spolverata di zucchero a velo. Seconda idea, ciambelline di sfoglie e mele. Anche queste super facili. Quindi con un coppapasta di 9 cm di diametro faccio dei dischi. Dovrebbero uscirne 8. Togliamo la sfoglia in eccesso. Come prima sbuccio e taglio a fettine la mela. Togliamo il torsolo centrale e tagliamole a fette di circa mezzo centimetro. Ne dovremmo ottenere 4. Prima di appoggiarle sopra la sfoglia le passo nello zucchero e le sistemo al centro. Questi altri 4 dischi mi servono per formare le ciambelline, quindi prendo un disco, lo tiro leggermente e vado a coprire le mele, sigillando i bordi. Allargo leggermente e appoggio sopra la mela. Con l'aiuto di una forchetta sigillo meglio i bordi, così non si aprono in cottura. E ora con l'aiuto del togli torsoli di prima faccio il foro al centro, quindi prima sento dov'è il foro e taglio. Sistemiamo le nostre ciambelle di sfoglia su una teglia-forno e spennello col tuorlo dell'uovo di modo che in cottura diventano belle colorite. Inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi col forno ventilato per una ventina di minuti. Eccole pronte. Prima di servirle una bella spolverata di zucchero a velo. Terza idea, mini strudel di sfoglie e mele. Iniziamo mettendo a bagno l'uvetta per farla idratare. Poi sbucciamo e tagliamo a pezzettini una mela. Poi aggiungiamo il succo di mezzo limone, un paio di cucchiai di zucchero, poi aggiungiamo anche la cannella, io ne metto in abbondanza perché mi piace molto, 40 g di pinoli e l'uvetta strizzata, esattamente come si fa nello strudel.
Mescolo e lascio insaporire. Siccome le mele condite rilasciano un po' di acquetta, sono un pochettino più umide, metto a tostare del pangrattato, quindi faccio sciogliere un po' di burro in un pentolino. Io metto il burro, ma va bene anche un po' d'olio, l'olio di semi. E quando è sciolto aggiungo il pangrattato. Il pangrattato è pronto, le mele si stanno insaporendo, prendo la pasta sfoglia rettangolare e la taglio in 16 parti, quindi la taglio a metà e ancora a metà. Poi giro la sfoglia ancora metà e metà per ottenere 8 mini strudel. Poi prendo il pangrattato e lo metto al centro di 8 sfoglie. Li metto alternati in modo che lavoro più comoda. Lo allargo leggermente e sopra il pangrattato metto le mele, all'incirca un cucchiaio, e ricopriamo. Con l'aiuto di una forchetta sigilliamo bene. Prima di infornarli facciamo un'incisione sopra, questo serve a non farli rompere in cottura, si apriranno leggermente e non si gonfiano. Una spennellatina con latte e facciamo cuocere a 180 gradi col forno ventilato anche questi per 20 minuti. Anche questi sono pronti. Anche qua spolverata di zucchero a velo. Oltre ad averci messo pochissimo, sono anche carine da vedere, quindi fate anche bella figura se vi si presenta qualcuno all'improvviso. Prima di chiudere il video vi do qualche consiglio. Io questi dolcetti li ho cotti in forno, ma se ce l'avete potete utilizzare la friggitrice ad aria, fate ancora prima. L'unica accortezza, diminuite i tempi di cottura, quindi anziché i 20 minuti che ho impiegato per ogni ricetta, basteranno 12-15 minuti. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto e le ricette possano esservi utili, secondo me sì. Se vi è piaciuto mettete un bel like, condividete e ci vediamo al prossimo video. Ciao!